Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Antabrest Accordialt Care Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Antabrest? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Antabrest durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Antabrest? Antabrest è un farmaco a base del principio attivo anastrozolo, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Antabrest può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Antabrest 1 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordialt Care SLU. Concessionario: Accordialt Care Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: anastrozolo. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni. Antabrest è indicato nel trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non abbiano precedentemente avuto una risposta clinica positiva al tamoxifene. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, che abbiano ricevuto 2 o 3 anni di terapia adiuvante con tamoxifene. Posologia. Il dosaggio raccomandato di Antabrest negli adulti compresi gli anziani è di una compressa da 1 mg una volta al giorno. Nelle donne in postmenopausa con carcinoma invasivo precoce della mammella con recettori ormonali positivi, la durata raccomandata del trattamento adiuvante endocrino è di 5 anni. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Anastrozolo non è raccomandato per l'uso nei bambini e negli adolescenti a causa di insufficienti dati sulla sicurezza e sull'efficacia, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Danno renale. Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Nelle pazienti con danno renale grave, la somministrazione di Antabrest deve essere eseguita con cautela, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con insufficienza epatica lieve. È consigliata cautela nelle pazienti con moderata o grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Antabrest deve essere assunto per via orale. Controindicazioni. Anastrozolo è controindicato: gravidanza o in donne che stiano allattando al seno. Pazienti con ipersensibilità nota all'anastrozolo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generale. Anastrozolo non deve essere usato nelle donne in premenopausa. La menopausa dovrebbe essere definita biochimicamente: l'ormone luteinizzante LH, l'ormone follicolo stimolante FSH, e / livelli di estradiolo, in qualsiasi paziente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In vitro anastrozolo inibisce il citocromo P450, 1A2, 2C8, 9 e 3A4. Studi clinici con antipirina e varfarina hanno mostrato che l'anastrozolo alla dose di 1 mg non inibisce significativamente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Antabrest insieme ad altri farmaci come Kessar, Nolvadex, Nomafen, Tamoxene, Tamoxifene G, Tamoxifene Ratiofarm, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Antabrest durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Antabrest durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati relativi all'uso di anastrozolo in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno dimostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. L'uso di anastrozolo è controindicato vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Anastrozolo non ha o ha una influenza trascurabile sulla capacità delle pazienti di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, poiché con l'uso di anastrozolo sono stati riferiti casi di astenia e di sonnolenza, se tali sintomi persistono, deve essere usata cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari. Effetti indesiderati. La seguente tabella mostra le reazioni avverse raccolte da studi clinici, studi di post-marketing o segnalazioni spontanee. Se non diversamente specificato, le seguenti categorie di frequenza sono state calcolate vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili esperienze cliniche limitate sul sovradosaggio accidentale. Negli studi su animali, anastrozolo ha dimostrato una bassa tossicità acuta. Gli studi clinici sono stati condotti utilizzando vari dosaggi di anastrozolo, fino a 60 mg in dose singola nei volontari maschi sani e fino a 10 mg al giorno nelle donne in postmenopausa affette da carcinoma della mammella in stadio avanzato. Questi dosaggi sono stati ben tollerati. Non è stata stabilita la dose singola di anastrozolo che provoca sintomi potenzialmente letali. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio ed il trattamento deve essere sintomatico. Nel trattamento di un sovradosaggio, si consideri la possibilità che siano stati assunti più medicinali. Se la paziente è cosciente, si può indurre il vomito. Poiché anastrozolo non si lega fortemente alle proteine plasmatiche, la dialisi può essere utile per l'eliminazione del medicinale. Sono indicate misure di supporto generali, compreso il monitoraggio frequente dei segni vitali ed un'attenta osservazione della paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori enzimatici. Codice ATC. L02BG03. Meccanismo di azione ed effetti farmacodinamici. Anastrozolo è un inibitore non steroideo, potente ed altamente selettivo, dell'aromatasi. Nelle donne in postmenopausa, l'estradiolo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di anastrozolo è rapido e le concentrazioni plasmatiche massime si ottengono solitamente entro 2 ore dall'assunzione, a digiuno. Il cibo rallenta leggermente la velocità ma non l'entità dell'assorbimento. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva per la popolazione, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, povidone K30, sodio amiloglicolato, tipo A, magnesio stearato, rivestimento. Ipromellosa E5, Macrogol 300, titanio diossido, E171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Antabrest a base di anastrozolo sono Adionastrol, anastrozolo alter, anastrozolo aurobindo, anastrozolo doc generici, anastrozolo EG, anastrozolo Milan, anastrozolo Sandoz, anastrozolo San, anastrozolo Teva, anastrozolo Zentiva, Arimidex, Eristrol, Extroplex, Griset, Raloz, Renazzole. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.